Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e l'evoluzione del karma nei prossimi 3 mesi. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici della bilancia. Può essere un periodo costruttivo, un periodo anche dove si nutre una certa parte di noi stessi, oppure può essere proprio un periodo fecondo, creativo, dove si crea qualche cosa. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se vorreste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, trovate il link alla pagina web dove potete vedere tutto quello che propongo e poi ci sono anche i link dei corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Giustizia, giudizio, 7 di coppe, la luna, 8 di bastoni, 9 di bastoni e 10 di coppe. Allora ragazzi, partiamo da questa giustizia che può essere un qualche tipo di questione burocratica che vi dirò si risolve a favore. Io ho come la sensazione che ci sia stato come un aggiustamento, un regolamento dei conti, un saldo, una chiusura. Tenete presente che è una carta che parla di contratti, quindi per qualcuno c'è come questa chiusura di ciclo o compimento a causa di un contratto. Può essere un contratto di compravendita, un contratto di lavoro, qualsiasi contratto, un contratto di collaborazione. Andiamo a vederla. Regina di bastoni e cavaliere di spade. Può essere stata una regolarizzazione dei conti magari tra due persone che si conoscono, come ok, arriviamo alla fine della questione e andiamo da un avvocato, andiamo da un giudice, da un notaio, come mettiamo nero su bianco qualche cosa. Andiamo a vedere anche il giudizio. 3 di pentacoli. E 8 di spade. La carta della giustizia, ragazzi, parla di rimettere in equilibrio, dare come un equilibrio ai piatti della bilancia. Non lo so, in questo caso la sento proprio come se fosse un evento o un qualche cosa che arriva per giustizia divina. Tenete presente che fa anche riferimento alla legge di compensazione, ovvero tanto vi è stato tolto, tanto vi viene dato. Siccome la vedo molto positiva questa giustizia e poi qui abbiamo il giudizio, io ho la sensazione che il momento giustizia, qualsiasi cosa sia per voi, vi darà la possibilità di vedere le cose da una prospettiva molto più ampia, molto più elevata, se vogliamo. Vi dico, è come se vi dessero poi la possibilità, se si aprisse
questa vista sulle varie possibilità che ci sono, che si potrebbero presentare, che potreste avere. E lo sento anche molto come un riesame del passato, di tutto quello che è stato, perché ho la sensazione che dopo questa giustizia vedrete chiaro sul fatto che non avete molto amor proprio, cioè io ho come la sensazione che molti di voi non si sentano all'altezza, ma fino ad adesso non se ne siano mai accorti, cioè hanno come scambiato il sottovalutare se stessi per umiltà. Scrivetemelo poi se vi risuona. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Tre di spade e 5 di pentacoli. Qui c'è qualche cosa che ha a che vedere con lo spirito di sacrificio per gli altri. Spirito di sacrificio lo sento più come un pensare dove mi sono sacrificato troppo e dove mi sarei potuto sacrificare di più, dove avrei potuto mettere più impegno e dove invece avrei potuto lasciar stare. Andiamo a vedere la luna. 3 di bastoni, eremita, amanti e regina di pentacoli. Guardate, sento che per qualcuno si tratta di una questione legata o al partner o comunque agli altri. Cioè, quando c'è un 5 di pentacoli al contrario si parla di codipendenza, siccome anche qui abbiamo gli amanti al contrario che mi parla di una disarmonia, e sono carte che, cioè, gli amanti sono per spiegare la luna che parla di paura, io ho la sensazione che qualcuno abbia come paura di rimanere solo e, diciamo, il prossimo trimestre sia arrivato per farvi affrontare questa poca stima che avete di voi stessi, questa poca amor proprio che avete. È come se non vi sentiste abbastanza e lo supererete, vi renderete conto di quanto invece siete forti, proprio perché è come se o sì doveste imparare ad affrontare certi temi da soli, lavorando questa codipendenza che secondo me fa riferimento al passato. Vi dicevo, qui ho come l'idea che analizzerete delle cose del passato. Andiamo a vedere l'otto di bastoni, perché di solito l'otto di bastoni è un grande acceleratore. Allora abbiamo la giustizia, il mondo e un 7 di spade. Ragazzi, allora potrebbe arrivare un qualche tipo di comunicazione che potrebbe non essere completamente corretta secondo il vostro punto di vista, potrebbe essere letteralmente un'ingiustizia, un qualche cosa che vi fa rimanere un po' di stucco, mettiamola lì così, e non lo so, ho come la sensazione che continuerete un po' a raccontarvi delle storie per non chiudere un ciclo, per non credere alla verità, mi viene da dire. Datemi una carta per il 7 di spade, 9 di spade. Perché effettivamente qui avete anche un 8 di spade. C'è come qualche tema che non volete vedere, non volete chiudere, non volete completare, non volete lasciarvi indietro. E tra l'altro poi abbiamo anche il 9 di bastoni che è un'altra carta che mi rappresenta la paura. Andiamo a vederlo. Imperatrice 2 di pentacoli.
Guardate, l'idea è che metterete dei paletti concreti, solidi. Non so se sono i paletti per queste nuove opportunità che potrebbero aprirsi o considerato che abbiamo parlato di opportunità del passato in realtà, sento che sia come un difendere il proprio terreno. Qui con questo modo al contrario c'è un tema che non si vuole chiudere, c'è un qualche cosa, anzi vi dirò, ehm, la giustizia al contrario può parlare di separazioni, di come divisione dei beni, separazione all'interno di una relazione, può parlare di rottura di contratti. Mm. È un trimestre, diciamo, dove sì, si prevedono accordi e contratti, ma potrebbero anche risolversi, sciogliersi altri accordi, altri contratti. Però io ho come la sensazione che questo secondo momento vi lascerà un po' l'amaro in bocca, o comunque è come se non voleste riconoscerlo, c'è qualche cosa con il sette di spade che volete mantenere occulto. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Sette di pentacoli e re di bastoni. Guardate, tutto sommato la stesa finisce con un bel 10 di coppe, che è una carta di unione, una carta di felicità, è una carta di raggiungimento di comunque qualche tipo di obiettivo, è comunque un 10, è un compimento, ehm, ed è una carta anche di stabilità secondo me. Cioè, questa imperatrice che ritroviamo comunque anche qui è, diciamo, un'energia che mi invita a costruire una certa sicurezza, una certa stabilità, un certo gruppo, mi verrebbe anche da dire. È come se fosse un concretizzare qualche cosa di solido, di ampio, di completo, di finito. Diciamo che il 10 di coppe, allora, qui è rappresentato come, diciamo, due mamme con i bambini, no? Perché uno dei significati della carta è la famiglia felice. Ma se andiamo ad un livello, vediamo se ce l'ho qua, vediamo come è rappresentato, un po' più esoterico della rappresentazione della carta. E no, neanche qui, vediamo se ho i Rider Waite, perché è importante, è interessante. La carta degli amanti indica l'unione degli opposti. Adesso vi faccio vedere. Cioè l'unione degli opposti. In realtà indica l'unione tra due metà perfette, non voglio dire quella parola. Sì, potrebbe rappresentare l'unione tra le anime gemelle. Neanche qui la fa, però comunque questa è una delle più fedeli al significato esoterico. E il fatto che le due persone siano abbracciate, ok? Poi con queste braccia, uno di qua e uno di là, rappresentano come le ali di un angelo. È come se le due persone unendosi elevassero così tanto la vibrazione da essere tipo in paradiso, no? E qui è questa felicità onnipresente che appunto rappresenta questa carta. Ok, a parte la lezione di tarocchi, mi sembrava interessante perché comunque è il trovo la mia metà, trovo quello che mi mancava, che poi non è detto che sia la relazione di coppia, può essere anche il senso di protezione, il senso di stabilità. Quindi è un po' come raggiungere quello o concretizzare quello che vi mancava, mettiamola così. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Conoscenza profonda. Carta numero 43. Questa carta vi invita a chiedervi il perché di certe cose. Perché faccio questo? Perché la penso così? Perché? Mm? E diciamo, il significato profondo sia delle vostre scelte, ma anche dei vostri comportamenti. Perché vado, per esempio, tutte le mattine a prendere il caffè nello stesso bar? Perché non cambio bar? Perché ho deciso di comprare questa casa? Perché ho deciso di affrontare questa causa legale? Dove voglio arrivare? Che cosa mi porta? Cioè,
è il farsi abbastanza domande, ma qui lo vedo che ci sarà come una sorta di autoanalisi, perché io sono così, perché penso questo di me, perché mi reputo così insufficiente, da dove arriva questo sentimento, quando ho integrato in me questa sensazione di non essere abbastanza e via dicendo. Ok, mantra da recitare per alzare le vibrazioni. Tre ne abbiamo, ragazzi. Armonia, carta numero 16. Vivo in armonia con il mondo intorno a me. Poi abbiamo Braveness, carta numero 6. Io sono coraggioso. Mi viene sempre un po' in mente la carta della forza, no? Giustamente è l'archetipo, qui un numero 6, nei tarocchi un numero 8, però c'è il leone e quindi sono coraggioso. E poi abbiamo manifestazione, questa rappresentazione a me ricorda un po' la stella. Con l'aiuto dell'universo io co-creo la vita dei miei sogni, ma infatti sì, eh. Cioè, sta proprio arrivando, questo potrebbe essere proprio il titolo del video, anzi, credo che lo chiamerò proprio così. Ehm, Co-creare la vita dei vostri sogni. Cercate di essere consapevoli, di capire il perché vi siete comportati in un certo modo, questa analisi del passato, capite che cosa vi spaventa, che cosa avete bisogno di imparare ad affrontare da soli e da lì rompete gli schemi, rompete le regole e costruite una vostra nuova felicità. Wow! Ok, andiamo a vedere una possibile difficoltà di questo momento. Perché mi è difficile vivere nella gioia? Ragazzi, ci sono delle persone che sono talmente tanto abituate a stare nella lamentela, nelle discussioni, nella tristezza, nel dolore, che fanno fatica letteralmente a stare nella gioia, perché proprio il campo energetico non è abituato, non è pronto a ricevere questa gioia. Anche qui, conoscenza profonda, perché sono sempre arrabbiato, perché sono sempre, mi lamento sempre, sapete, chiedervi da dove arriva questa attitudine, è mia? O è di qualche familiare intorno a me, di qualche amico, di qualche collega? Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché ho un atteggiamento possessivo? L'archetipo della forza parla di coraggio, ma anche di apertura. È l'apertura del cuore. E l'espressione del cuore nello shiatsu è proprio la gioia. Quando io sono possessivo, quando io voglio possedere, non sono all'altezza del chakra del cuore, sono all'altezza del terzo chakra. Perché posseggo, io voglio, no? È la volontà. E questo è come se non vi facesse salire, diciamo così, l'energia verso il quarto chakra. È come se non riusciste ad aprire il cuore proprio perché l'energia non sale, vi fermate al possesso. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona. Ok, un pensiero da contemplare. Parlo con quella parte di me che ha paura e vengo a patti con essa. Anche qui la paura, ragazzi, paura, paura. E la paura si affronta, nessuno è senza paura. Neanche gli eroi più valorosi sono senza paura, tutti hanno paura, fa parte del background istintuale che noi abbiamo da quando siamo arrivati su questa terra come uomini primitivi, ci serve per sopravvivere nei momenti di pericolo, però molte volte ci blocca in situazioni che insomma non ha senso. La paura o si affronta, cioè si sfondano le proprie paure, ho paura, non lo so, di nuotare, pum, imparo a nuotare, così rompo la mia paura. Oppure se è una cosa impossibile, tipo le vertigini o non lo so, semplicemente la prendo a braccetto. So che ho questa paura e imparo a conviverci, imparo a dominarla, imparo a tenerla sotto controllo. Vengo a patti con essa, bellissima questa frase.
Amici della bilancia, spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto sulle credenze limitanti. Lo stesso lavoro però lo potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonati, anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore e anche divise per chakra, quindi andiamo a vedere che tipo di credenze avete potuto incamerare in base ai tipi di chakra che avete vissuto nell'infanzia, è molto interessante come lavoro, e in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono delle meditazioni per pulire il campo energetico, insomma, date un'occhiata ai titoli dei video così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!